Buongiorno a tutti amici e bentornati in questo nuovo video. Io sono Francesca e oggi prepariamo insieme la pizza di patate. Una ricetta davvero golosissima e super filante. Per prepararla avremo bisogno di 1 chilo di patate che andremo a schiacciare. Vi consiglio di utilizzare le patate quando sono ancora calde, così sarà più semplice schiacciarle. Aggiungiamo un pizzico di pepe nero, sale e se volete anche un po' di noce moscata. Nel frattempo vi ricordo che potete seguirmi anche su Instagram. Mi trovate sempre con lo stesso nome, Francesca Chef. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale. Mi farebbe davvero molto piacere. Adesso aggiungiamo al nostro impasto di patate 100 g di parmigiano grattugiato, un bicchiere di latte e continuiamo ad incorporare. Inseriamo circa 2 cucchiai di olio oppure di burro fuso, come preferite, e mescoliamo. Adesso possiamo inserire degli elementi per andare a insaporire ulteriormente la nostra pizza di patate. Io ho scelto di inserire 60 g di speck e 60 g di prosciutto cotto. Naturalmente, se in casa avete altri salumi, potete sostituirli. Aggiungiamo anche un po' di formaggio tagliato a cubetti che renderà la nostra pizza di patate davvero molto filante. Possiamo variare sostituendo l'asiago con la provola oppure una scamorza. L'importante è non utilizzare la mozzarella perché contiene troppa acqua. Prendiamo una pirofila, la ungiamo con dell'olio e mettiamo sul fondo una manciata di pangrattato. Adesso possiamo inserire nella pirofila tutto l'impasto di patate. Che possiamo appiattire con la mano unta. Aggiungiamo un filo di olio extravergine di oliva. Lo spennelliamo su tutta la superficie in questo modo e terminiamo con una spolverizzata di pangrattato. Inforniamo a 220 gradi per circa 20-30 minuti. E questo sarà il risultato. Davvero buonissimo. Adesso vi do una dritta. Se lo lasciate raffreddare completamente, potrete addirittura sformarlo. Invece, se volete mangiarlo caldo e super filante, potrete andarci direttamente a cucchiaiate. Bene, spero che la ricetta vi sia piaciuta. Mi raccomando, commentate, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao!